Basilica di Santa Caterina d'Alessandria. Costruzione voluta dalla famiglia Orsini del Balzo, in modo particolare da Raimondello, il cui nipote Raimondo nel 1391, ritornando dal Monte Sile, dove era andato a pregare la statua di Santa Caterina, ha pensato, rientrando, di fare omaggio alla stessa e quindi iniziare, ripeto, nel 1391 la costruzione della basilica. La parola al suo parroco, Fra Rocco Cagnazzo dei Frati Minori, che sicuramente sarà a parlare meglio di me degli affreschi. Grazie. La Basilica di Santa Caterina d'Alessandria rappresenta la seconda chiesa in Italia per superficie affrescata dopo la Basilica di San Francesco d'Assisi. L'ultimo ciclo pittorico che troviamo è il terzo ciclo, perché appunto sono stati 3, e l'ultimo che vediamo è stato fatto da una scuola napoletana. Non si conosce un autore esatto, ma c'è una scuola giottesca, una vicinanza appunto con la Basilica di San Francesco d'Assisi. Cosa viene rappresentato in questo bellissimo tempio, in questa bellissima basilica? Nella prima campata c'è il libro dell'Apocalisse di San Giovanni Apostolo, dove si vede molto bene questo scontro tra bene e male. San Giovanni, che scrive alle 7 chiese dell'Asia, si ritira nell'isola di Patmos e scrive questo meraviglioso libro, quindi l'ultimo libro della Bibbia. Nella seconda campata abbiamo invece il primo libro della Bibbia, il libro della Genesi, quindi la creazione. E nella terza campata abbiamo la vita di Gesù, quindi partendo proprio dall'annunciazione di Maria fino ad arrivare poi alla nascita di Gesù, l'adorazione dei magi, la fuga in Egitto, la strage degli innocenti, l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, l'ultima cena, il bacio di Giuda, la crocifissione e la risurrezione, quindi tutto il ciclo della vita di Gesù. Presbiterio invece abbiamo la vita di Santa Caterina d'Alessandria, di cui la chiesa è dedicata. Santa Caterina, come sappiamo, è rappresentata dalla ruota spezzata, perché il primo tentativo di martirio, questa ruota uncinata che doveva passare il corpo di Santa Caterina, fu spezzata dall'angelo. Santa Caterina fu torturata, martirizzata, perché non si piegò al paganesimo. L'imperatore del Tempio incaricò dei filosofi per convertire Santa Caterina al cristianesimo, ma l'effetto fu contrario, in quanto questi filosofi si convertirono al cristianesimo. Ecco perché fu poi torturata, decapitata, e come appunto viene dipinto sul presbiterio, poi gli angeli portano il corpo di Santa Caterina sul Monte Sinai, dove attualmente c'è il monastero. Nella navata laterale ci sono i Vangeli apocrifi, la vita di Maria, quindi l'incontro di Gioacchino e Anna, la porta aurea, la nascita di Maria, e poi 2 affreschi in modo particolare che vorrei mettere
prendere in risalto, che sono il matrimonio mistico di Maria e Giuseppe e la Dormitio Virgini e l'Assunzione di Maria.